Cosa hai detto? Meglio le Beats X o le AirPods? No, lasciamo perdere, non c'è proprio storia. No, vabbè ragazzi, io l'ho messa a confronto perché le possiedo entrambe ed entrambe possiedono il chip W1 che permette l'accoppiamento simultaneo e la totale integrazione all'interno di iOS. Però Beats X e AirPods sono due prodotti differenti e secondo me non c'è storia. Rispetto alle AirPods costano 20 euro in meno, 149 invece che 179, e la confezione, sebbene sia concettualmente molto differente da quelle di Apple, è comunque ben fatta e molto curata. Il primo strato, se così vogliamo dire, ospita gli auricolari, mentre il secondo è un vero e proprio blister che contiene i gommini di ricambio e le alette per eventuale uso sportivo. Sul retro si nasconde poi una piccola custodia in silicone e il cavo di ricarica Lightning, e all'interno ci sono i soliti manuali ma anche un interessante codice per 3 mesi di abbonamento gratuito ad Apple Music. Come vedete voi stessi, le Beats X non sono totalmente wireless, ma sono un paio di auricolari convenzionali collegati tra loro tramite il cavo. Cavo ben fatto, intendiamoci, è totalmente piatto e qui al centro nella zona che va intorno al collo è in flex form, quindi più rigido ma ottimo per aderire alla forma del collo e dare maggiore peso e stabilità, soprattutto durante l'attività sportiva. Le capsule auricolari sono di tipo in-ear e all'estremità hanno un magnete ottimo per tenerle al collo anche quando non si usano. Questo è evidentemente un vantaggio che ci evita di doverle mettere troppo spesso nella scomoda custodia. E io dopo una settimana faccio ancora fatica a riporle correttamente. Eh sì, l'esperienza che si ha col magnifico cofanetto delle AirPods, è tutta un'altra storia. Sebbene siano totalmente in plastica, c'è da dire che sono realizzate molto bene e curate in ogni dettaglio. E lungo il cavo ci sono questi due piccoli dispositivi di dimensione gemella. Uno ospita la connessione Lightning per la ricarica e probabilmente la batteria, e l'altro ospita il tasto di accensione e probabilmente l'elettronica. Elettronica che, come vi ho detto, ospita lo stesso chip W1 delle AirPods, quindi proprio come loro, anche per le Beats, si può godere della magia della totale integrazione con iOS, magia che offre un accoppiamento immediato e la sincronizzazione automatica con tutti i propri dispositivi Apple. Inutile dire quanto sia comodo accoppiarle una volta sola e trovarle poi pronte sul Mac, su Apple Watch e su tutti gli altri dispositivi. Naturalmente funzionano anche su Android, ma in questo caso ritornano ad essere un paio di convenzionali auricolari Bluetooth. Dal punto di vista ergonomico, sono un paio di auricolari in-ear con tutti i vantaggi e gli svantaggi che ne conseguono. Il vantaggio è sicuramente un ottimo isolamento acustico, dato dal fatto che vanno a inserirsi completamente all'interno dell'orecchio. Certo, va trovata la giusta dimensione dei gommini per cercare il miglior comfort. Si può fare, visto che in dotazione ci sono diverse misure. Non tutti si troveranno comunque comodi e indubbiamente dopo diverse ore, almeno a me, danno fastidio, cosa che invece non mi succede con le AirPods, che io trovo incredibilmente confortevoli. Certo, le AirPods soffrono il fatto che non riescono a garantire un buon isolamento acustico e qualcuno continua a dire che rischiano di cadere alle orecchie, e lì ovviamente è un discorso di conformazione del padiglione. Per quello che posso dire io, non mi sono mai cadute, o meglio, mai dalle orecchie, ma un paio di volte dalle mani, proprio perché sono piccole e leggere. Ecco, con le Beats non correrete nessun rischio. Batteria ottima peraltro, e le 8 ore dichiarate sono veritiere. E poi bastano davvero 5 minuti per ottenere 2 ore di ascolto. La ricarica va fatta tramite il cavo Lightning, grande comodità per tutti gli utenti Apple, ma un po' meno per tutti gli altri che dovranno quindi portarsi dietro il cavo in dotazione. Certo, le Beats X hanno un'autonomia buona, ma le AirPods sono decisamente meglio. È vero che hanno un'autonomia inferiore, intorno alle 5 ore con una singola carica, e servono 15 minuti per avere 3 ore di ricarica, ma il case integrato offre altre 4 ricariche per un totale che si avvicina alle 24 ore. Ciò vuol dire potersi dimenticare del cavo anche per brevi viaggi. Già, ma come suonano queste Beats? Vi posso dire che dal primo giorno che le ho indossate sto ancora cercando i bassi. Dove sono questi bassi? Sì, in effetti sono rimasto molto deluso. Intendiamoci, non suonano male e ci mancherebbe a questo prezzo, ma non suonano nemmeno poi così bene. Il suono è abbastanza cristallino e definito, ma non perfettamente equilibrato. Come vi ho detto, manca il tratto distintivo delle Beats e sostanzialmente i bassi sono molto meno presenti di quello che mi sarei aspettato. Per contro, sui toni alti e in particolare sulle voci ho notato un'eccessiva durezza. Certo, vanno sicuramente bene per ascoltare musica in metro o mentre si fa sport e l'ottimo isolamento acustico aiuta molto, ma le AirPods, vi dirò, suonano meglio, sono più equilibrate, sono più appaganti e quando le ho messe alle orecchie, mi hanno fatto dire wow, cosa che mi spiace dirlo con queste Beats X non è mai successa. Sì, ma allora le AirPods sono meglio in tutto?
Beh, direi di no. Le Beats X infatti, essendo molto più convenzionali, fortunatamente hanno anche un sistema di comandi che non è schiavo di Siri o di un Apple Watch. È un classico telecomando, ben fatto peraltro, facile da trovare, facile da utilizzare e che permette di comandare sia il player musicale che le telefonate, oltre che ovviamente anche Siri. Un punto sicuramente a loro favore, dove le AirPods perdono e perdono di brutto, perché oggettivamente se non disponete di un Apple Watch non è per niente agevole gestire tutto tramite Siri o i tap. Sulle Beats X manca però l'automazione delle AirPods, non ci sono i sensori e quindi quando ad esempio toglierete un auricolare dalle orecchie, la musica non si metterà in pausa automaticamente come avviene sulle AirPods. Dunque, che dirvi, io le rimpacchetto e le restituisco al mittente. Questo perché secondo me può avere senso acquistarle solamente se vi interessa la piena integrazione all'interno dell'ecosistema Apple e pensate di utilizzarle prevalentemente per uso sportivo. Altrimenti secondo me sono sempre meglio un paio di AirPods che suonano meglio e sono sicuramente più innovative. Se invece l'integrazione non vi interessa, vi lascio qui sotto in descrizione un paio di alternative su 2 fasce di prezzo. Ma ovviamente mi aspetto di sentire qui sotto nei commenti la vostra opinione e se vi è piaciuto il video, lo sapete, no? Un like, un'iscrizione al canale o una condivisione mi faranno felice. Grazie, un saluto da Manuel Agostini e ci vediamo domenica prossima, sempre qui sul mio canale YouTube.